Bentornati amici dell'uncinetto e se siete nuovi, benvenuti. Io sono Rosa Parlato e anche oggi vi mostro un progetto all'uncinetto da realizzare insieme. Prima di passare al tutorial, se vi va, mettete un mi piace al video e condividete per sostenere il canale. Passiamo adesso ai materiali e poi al tutorial. Oggi andiamo a realizzare insieme questo portamonete con lo Swan Glitter, ecco, che si presenta in confezioni da mezzo chilo in buste. Io l'ho appallottolato per farvi vedere i glitter, se si vedevano un pochino meglio, perché nella busta non si vedono, quindi è un cordino molto bello, della Filati 3 sfere. Nel box informazioni vi metto il link se vi piace questo colore rosa antico, ma comunque ci sono tanti colori. La decorazione è stata riciclata, quindi insomma potete mettere ovviamente qualsiasi cosa vi possa piacere come decorazione o lasciarlo, vedete, semplicemente così. Io ho chiuso con una cerniera, ovviamente perché lo userò come portamonete, ma è abbastanza grande da poterlo usare addirittura anche per i piccoli documenti, quindi una patente, una tessera e così via. Vi ricordo, ragazzi, prima di passare al tutorial, di iscrivervi al canale se siete capitati per la prima volta sul mio canale e soprattutto attivare la campanella. Inoltre mi fa molto piacere vedere i vostri lavori, quindi se vi fa piacere farmeli vedere potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Nel box informazioni sotto al video trovate tutti i link. Passiamo al tutorial. Allora, iniziamo la lavorazione con 14 catenelle. Le mie catenelle misurano in centimetri 11 centimetri circa. Ok, vi dico anche centimetri in modo che se state lavorando con un altro filato non avete problemi. Adesso inizio le mie righe di maglie basse. Entro, vedete, dietro, spesso vi faccio vedere questa lavorazione perché così il punto esterno viene più, diciamo, più preciso, più delineato. Quindi entro all'interno e in ogni asolina, vedete, retro, lavoro una maglia bassa. Quindi vedete, questa è la catenella, la giriamo praticamente così ed andiamo nella solina retro in questa maniera qui, lavorando tutte maglie basse. Vedete, entriamo e lavoriamo tutte maglie basse all'interno e lavoriamo le maglie basse fino alla fine della nostra riga. Una volta, vedete, che ho completato le mie maglie basse, ho 13 maglie basse sulla mia catenella. Adesso giro il lavoro in questa maniera qui. Io non faccio la catenella per non far confondere le principianti, semplicemente, guardate, allungo un pochino la solina ed entro nello stesso punto. Quindi vedete, qui c'è il punto dove ho l'uncinetto, entro, vedete, nello stesso punto, carico il filo e lavoro la prima maglia bassa in questa maniera qui e lavoro tutte maglie basse fino ad arrivare alla fine della seconda riga. Quindi vedete, semplici maglie basse fino alla seconda riga, fino alla fine. Arrivo, vedete, alla fine della seconda riga. Come potete vedere, il fatto di non aver fatto la catenella ci fa individuare bene l'ultimo punto, quindi entriamo all'interno e lavoriamo l'ultima maglia bassa della seconda riga. Quindi abbiamo di nuovo 13 righe. Adesso giriamo di nuovo il nostro lavoro in questa maniera qui, vedete, di nuovo e allungo leggermente, proprio leggermente, entro di nuovo, vedete, dove ho l'uncinetto all'interno, carico il filo, carico il mio filo e di nuovo maglia bassa. Quindi inizio la prima maglia bassa sempre così, entro nella seconda maglia bassa e lavoro di nuovo tutta la riga a maglia bassa. Quindi adesso noi andiamo a proseguire lavorando un totale di 8 righe, quindi andate a proseguire, girate sempre alla stessa maniera fino ad arrivare ad 8 righe. Una volta, vedete, che abbiamo lavorato le nostre 8 righe, il lavoro si presenterà in questa maniera qui. Vi misuro, una volta lavorato il mio pezzo, sarà di 10 cm di larghezza per una profondità di 5,5. Adesso non dobbiamo fare altro, vedete, ho lavorato 2, 4, 6, 8 righe, andare a realizzare un giro di maglie basse tutto intorno.
Quindi io mi trovo, vedete, in questa maniera qui, non entro di nuovo nella stessa maglia, quindi qui ho lavorato il punto, vedete, vado in quello dopo. Allargate un po' per identificare la maglia, quindi questo è il prossimo spazio e lavoro una maglia bassa. Adesso guardate, allargo di nuovo la lavorazione, questa è la prossima e lavoro un'altra maglia bassa. Di nuovo guardate, allargo di nuovo, questo è l'altro punto, entro all'interno e lavoro di nuovo la maglia bassa. Di nuovo allargo, vedete, allargate così vi rendete conto subito. Ed ecco un'altra maglia bassa. Allarghiamo di nuovo, vedete, l'altra maglia bassa. Allarghiamo di nuovo e questa è l'ultima della riga dove non abbiamo le maglie basse. Adesso vedete, girando il lavoro abbiamo le maglie basse ben definite perché abbiamo iniziato la lavorazione solo con la solina. Quindi entriamo, vedete, sulla prima in questa maniera qui e lavoro la maglia bassa e in questa maniera qui entro, quindi vedete, in ogni maglia bassa e lavoro le maglie basse come si presentano, quindi in questa maniera qui fino ad arrivare ovviamente all'altro angolo. Arriviamo, vedete, nell'angolo, quindi lavoro l'ultima maglia bassa, vedete, vediamo bene che è l'ultima maglia bassa e adesso devo girare, quindi qui ho già lavorato, vedete, allarghiamo sempre il punto per capire dove dobbiamo entrare, quindi dobbiamo entrare qui nel prossimo, entro così, mi porto anche il filo dietro e lavoro la maglia bassa in questa maniera qui. Adesso allarghiamo sempre il lavoro, vi raccomando, questo è l'altro punto da lavorare, di nuovo allargo. Se usiamo questo sistema sarà semplice capire, vedete, io allargo di nuovo per capire la riga dov'è, eccola qua, e lavoriamo tutte le maglie basse, qui è già il largo, si vede bene, di nuovo allarghiamo, ecco l'altra riga, ed ecco l'ultima riga, eccola qua, l'ultima maglia bassa, scusate, da lavorare. Ed ecco che abbiamo lavorato le nostre maglie, scusate, è uscito dall'inquadratura. Adesso guardate, qui abbiamo la riga, però noi non andiamo a lavorare un'altra riga, ma tagliamo il nostro filo, lo andiamo a sfilare e andiamo a chiudere qui, vedete, andiamo a chiudere qui la lavorazione. Quindi qui abbiamo il filo del cordino, entriamo in questa maniera qui sul davanti, carichiamo il nostro filo così, vedete, e andiamo all'interno qui, quindi entriamo al centro. Io prendo anche, vedete, il nodino dietro, quindi aiutiamoci a prendere il nodino dietro anche, così si sistema bene bene il cordino all'interno, vedete, così, e vado a chiudere. Quindi vedete, ho chiuso il punto bene. Adesso abbiamo praticamente terminato il fondo. Allora ragazzi, adesso dobbiamo andare a dividere i punti giusto a metà. Che significa? Io ho contato tutte le mie maglie basse e ho 40 maglie basse. Allora, siccome io inizierò ovviamente a lavorare da questo lato, divido i punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividendo ho 3 maglie basse di qua e 3 di qua. Che cosa faccio? Metto un marcapunti sulla metà, quindi dei punti, e conto 20 punti, quindi vedete qui ho messo il marcapunti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 punti, e sul 20° punto metto un altro marcapunti, quindi significa che adesso io andrò a lavorare su questa metà. Dopo, quando avrò terminato, devo avere altri 20 punti, quindi vedete, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 punti. Quindi abbiamo 20 punti da un lato e 20 dall'altro. Ok? Quindi questo significa che lavoreremo precisamente 20 punti da ogni lato.
Ovviamente se voi state facendo una lavorazione più grande, il sistema è sempre lo stesso, quindi dovete dividere i punti. Se i punti sono pari, meglio così. Se non dovessero essere pari, non vi preoccupate, lascerete il centro, quindi la maglia dispari al centro senza lavorare, quindi che creerà un po' di spessore, quindi andrà bene lo stesso. Ok? Quindi adesso iniziamo la nostra lavorazione. Quindi inizio, vedete dove ho il marcapunti, entro all'interno, carico il mio filo, ovviamente sempre sulla parte dritta, vedete questo è il rovescio, questa è la parte dritta, quindi che vediamo bene le nostre maglie basse, e mi aggancio ovviamente con una catenella. Possiamo mettere il marcapunti qua se temiamo di confonderci. Entro nel prossimo, però entro, vedete, in coste, quindi entro e prendo solo la sellina esterna e lavoro tutte maglie basse, quindi vedete entro all'interno, quindi non entro con due ma solo la solina, vedete, centrale, quindi quella esterna, e lavoro tutte maglie basse come si presentano. Quindi in ogni punto lavoriamo la nostra maglia bassa, vedete, al centro dell'asola, prendendo solo quella esterna. La treccina, vedete, questa lavorazione farà in modo che quando andiamo a girare il lavoro sarà più semplice girarlo, perché si crea una specie di piega. E quindi adesso lavoriamo tutte maglie basse, vedete, fino ad arrivare al marcapunti. Quando completo, vedete, la mia riga, questo è il risultato. Arrivo, vedete, dove ho il mio marcapunti, lo tolgo ovviamente, e qui prendo due asole, lo faccio perché chiaramente il punto è più fermo così, e lavoro la maglia bassa. Ok, adesso dobbiamo girare il nostro lavoro, e io anche qui non faccio la catenella, semplicemente, guardate, allungo leggermente, entro all'interno, vedete, del punto e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Di nuovo entro all'interno del punto e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi adesso lavoriamo le maglie basse prendendo, vedete, entrambe le asole. Ok, quindi andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, questo è l'ultimo punto da lavorare, quindi tolgo il mio marcapunti, invece di entrare in tutte e due le asoline, vedete, entro in quella retro e in mezzo di quella davanti, in questa maniera qui, e lavoro l'ultima. Ok, guardate, è l'ultima maglia bassa, il lavoro si presenta così. Adesso giriamo di nuovo il nostro lavoro in questa maniera qui, vedete, e anche qui lavoro sempre senza catenella, quindi entro, vedete, nel primo punto, allargo proprio giusto un pochino, carico il filo e maglia bassa, e di nuovo un giro di maglie basse semplici, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare alla fine. Adesso, vedete, abbiamo lavorato un totale di 3 righe, quindi 1, 2 e 3 righe con delle semplici maglie basse. Abbiamo 20 maglie basse sulla nostra riga. Adesso dobbiamo andare a lavorare una riga di diminuzioni, quindi giriamo, vedete, il nostro lavoro. Qui ho, vedete, subito la maglia bassa, eccola qui, entro all'interno e carico il filo così, entro nel prossimo e carico il filo, ho 1, 2 e 3 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Quindi ho lavorato la prima diminuzione. Adesso vado a lavorare in ogni punto delle semplici maglie basse, quindi maglie basse in questa maniera qui fino ad arrivare nel penultimo punto, e alla fine faremo un'altra diminuzione.
Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, non avendo fatto la catenella, vediamo i due punti proprio in maniera molto chiara. Quindi entro nel penultimo punto in questa maniera qui e carico il filo. Entro nel prossimo e carico il filo, quindi ho 3 fili, vedete, sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Quindi abbiamo realizzato un'altra diminuzione. Adesso giriamo il lavoro e questa riga non aumentiamo, quindi lavoriamo la riga a maglia bassa. Quindi entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa. Entro nel prossimo, lavoro una maglia bassa. Entro, vedete, in tutti i punti lavorando delle semplici maglie basse, quindi proseguiamo maglia bassa fino alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine, anche qui lavoriamo le maglie basse come si presentano, quindi le ultime 2 maglie basse per la nostra riga. Ed ecco qui, vedete, il lavoro. Adesso giriamo il nostro lavoro e anche qui dobbiamo iniziare con una diminuzione, quindi alterneremo una riga con le diminuzioni e una no. Quindi adesso entro, vedete, nel punto, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E ora lavoro una maglia bassa in ogni punto che viene, quindi maglie basse in ogni punto fino ad arrivare alla penultima maglia bassa. Arrivo, vedete, nel penultimo punto, quindi negli ultimi 2, entro nel penultimo, carico il filo, entro nell'ultimo punto, carico il filo, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Quindi effettuo un'altra diminuzione. Adesso di nuovo, guardate, giro il mio lavoro, leggermente tiro, entro nel primo punto e lavoro una maglia bassa. Adesso lavoro un giro di maglie basse come si presentano, quindi tutte maglie basse semplici senza aumentare. Quindi andiamo a lavorare le nostre maglie basse fino alla fine. Una volta, vedete, che abbiamo completato la nostra 7ª riga, di nuovo giriamo il lavoro e iniziamo la diminuzione, quindi alterneremo sempre una riga con le diminuzioni e una riga a maglie basse semplici. Quindi entro nel prossimo, carico il mio filo, entro nel prossimo, carico il filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Quindi ho lavorato la prima diminuzione. Adesso entro, vedete, in ogni maglia lavorando una maglia bassa come si presenta, quindi maglie basse come si presentano fino ad arrivare nel penultimo punto. Anche qui, una volta che arrivo alla fine, vado a realizzare la diminuzione, quindi entro nel penultimo punto, carico il filo, entro in quello dopo, carico il filo e chiudo tutto insieme. Quindi abbiamo completato la nostra 8ª riga. Giro il lavoro, iniziamo la 9ª riga lavorando delle maglie basse semplici, quindi allargo, vedete, leggermente, entro all'interno, carico il filo e lavoro la prima maglia bassa e lavoro un giro completo di maglie basse senza aumenti. Quindi andiamo a proseguire a maglia bassa fino alla fine. Come potete vedere, man mano che lavoriamo diventa, vedete, sempre più stretto, quindi prende la forma di una cupola, vedete, si va a restringere e prende la forma di una cupola. Adesso andiamo a lavorare la nostra 10ª riga. Anche qui iniziamo con gli aumenti, quindi io entro nel primo punto, vedete, carico il filo, entro in quello dopo, carico il filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E adesso lavoriamo le nostre maglie basse in ogni punto fino ad arrivare alla fine, dove realizzeremo un'altra diminuzione. Quando arrivo, vedete, alla fine e ho gli ultimi 2 punti, entro all'interno, carico il filo, entro in quello dopo, carico il filo e di nuovo 3 fili sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto insieme. Quindi ho, vedete,
realizzato, ancora un'altra riga di diminuzione. Adesso giriamo il lavoro e andiamo a completare quella che è la riga senza diminuzioni, quindi entro all'interno, vedete, carico il filo e lavoro la maglia bassa, e per questa riga lavoreremo maglie basse senza diminuzioni, quindi in una maglia bassa in ogni punto fino alla fine. Allora ragazzi, io ho completato, vedete, l'ultima riga, quindi ho lavorato un totale di 2, 4, 6, 8, 10 più la prima, 11 righe. Inizio con 20 maglie basse, termino con 2, 4, 6, 8, 10 e 12 maglie basse. Quindi noi lavoreremo in totale 11 righe, alla fine dobbiamo avere 12 maglie basse. Adesso vado a tagliare il mio filo in questa maniera qui, e questo filo dovrò andare a nasconderlo all'interno del lavoro, quindi con un ago lo vado a nascondere e a saldare all'interno del lavoro. Vedete, io ce l'ho così, semplicemente, guardate, non faccio nessuna cosa molto complicata, devo fare in modo che questo punto sembri un punto del tessuto, quindi praticamente faccia parte delle catenelle. Quindi io ce l'ho così, vedete, sono entrata all'interno, entro di nuovo così, ricordando che questo è l'ultimo punto, quindi semplicemente lavorerò poi l'ultimo punto, che è questo, vedete, questo qua. Quindi vado all'interno del lavoro e lo vado a nascondere e a saldare con l'accendino, perché sapete che lo Swan è molto comodo per questo tipo di lavoro. Quindi lo tagliamo e con un accendino, vedete, lo saldiamo bene bene alla lavorazione in questa maniera qui. Quindi abbiamo nascosto il filo, vedete il punto, questo non è il punto ma è il filo che cade, abbiamo, vedete, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, quindi questo è il punto e questo è il punto invece che è nascosto, ok? Adesso dobbiamo andare a fare un lavoro tutto intorno, quindi un giro di maglie basse tutte intorno al nostro lavoro. Allora io già ve le faccio vedere, non vado a lavorare prima l'altra parte, perché se ve le faccio vedere adesso vedete meglio. Allora, per farvi rendere conto, vedete, allora questo è il primo punto che abbiamo lavorato quando ci siamo legati al lavoro, ce ne accorgiamo perché il primo punto non l'abbiamo preso in coste. Vedete, questo è il secondo, questo è il terzo, perché qui c'è poi la treccina. Quindi che cosa faccio? Qui mi sono agganciata, quindi significa che questo è il primo punto, quindi io entro qui, vedete, entro in questo punto qui per andare a lavorare il giro tutto intorno. Quindi entro in questo punto con il mio uncinetto, il mio filo, e mi vado ad agganciare, quindi lavoro una catenella ed entro in ogni punto. Allarghiamo sempre il lavoro, portiamo il nostro filo con noi e dopo lo nascondiamo, così lo nascondiamo. Lavoriamo la seconda maglia bassa, ovviamente questa sarà la prima che abbiamo lavorato. Adesso vedete, allarghiamo sempre il lavoro ed entriamo in questa maniera qui. Di nuovo, vedete, entriamo in ogni punto, cercate di allargare il lavoro per capire qual è la maglia bassa seguente, quindi questa è quella seguente, allarghiamo il lavoro e questa è quella dopo. Di nuovo allarghiamo il lavoro, questa è la maglia bassa o la riga seguente e lavoriamo la maglia. Di nuovo guardate bene, questa è un'altra riga, possiamo entrare qui o nello spazio più grande e lavoriamo un'altra maglia. Quindi allarghiamo sempre per capire dov'è che dobbiamo entrare. Di nuovo guardate, allarghiamo il lavoro e qui c'è un'altra riga. Di nuovo guardate, allarghiamo il lavoro, noi siamo qui e questo, vedete, è l'ultimo punto che dobbiamo lavorare, laterale ovviamente, vedete? Quindi abbiamo lavorato le maglie basse sul laterale. Adesso ovviamente incontriamo i 12 punti, quindi entriamo subito sul primo e lavoriamo la prima maglia bassa e poi le seguenti 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12 maglie basse, che sono le maglie, vedete, che abbiamo sul davanti. Come potete vedere, prende forma grazie al giro che andiamo a lavorare, vedete, tutto intorno. Adesso dobbiamo andare a lavorare ovviamente anche l'altro laterale, quindi andiamo a vedere qual è la riga subito dopo, la individuiamo subito perché abbiamo anche nascosto il filo, quindi lavoriamo la prima maglia bassa, allarghiamo il lavoro per vedere la seconda riga, eccola qui, e allarghiamo, vedete, ogni riga per capire dove dobbiamo entrare. Quindi un giro di maglie basse completo. Ovviamente voi potete anche terminare prima l'altro lato e poi fare il giro tutto intorno, però io in telecamera riuscivo meglio a farvi capire così. Adesso guardate, andiamo sempre ad allargare il lavoro. Questa è l'altra riga. Qui abbiamo un'altra riga. E ovviamente arriviamo dove ci siamo agganciate, vedete, ce ne accorgiamo perché il punto di aggancio è senza la treccina, quindi significa che questo è il punto di aggancio, quindi entro all'interno così, vedete, e vado a realizzare l'ultimo punto, ed ecco qui che abbiamo, vedete, terminato uno dei due lati. Tagliamo ovviamente il nostro filo, lo sfiliamo in questa maniera qui e lo andiamo sempre a nascondere, vi raccomando, lo nascondiamo sempre. Quindi il nostro filo si trova così, io entro all'interno, vedete, così, e di nuovo al centro così, e ovviamente vado all'interno della lavorazione. Ecco qua, vedete, abbiamo nascosto il nostro filo all'interno. Quindi facciamo qualche altro giro interno per saldarlo al cordino, sempre con l'accendino. Quindi tagliamo e saldiamo, ed ecco che, come potete vedere, abbiamo terminato il lavoro di un solo lato, ovviamente. Ok, l'altezza totale con la lavorazione sarà di circa 8 centimetri all'incirca, insomma poco più, sì, 8 centimetri, eccoli qua. Va bene, questa sarà l'altezza delle mie 11 righe. Quindi vedete, ci agganciamo nell'altro verso, è facile individuare la maglia, la prima maglia. La prima la prendiamo sempre con 2 asole, sempre con 2 asole, ci agganciamo e realizziamo la nostra prima catenella, dove potete mettere il marcapunti come abbiamo fatto per il primo lavoro. E adesso le prossime maglie verranno lavorate in coste, quindi il primo giro sarà lavorato di maglie basse in coste, quindi andate a proseguire lavorando l'altro giro in coste in questa maniera qui, fino ad arrivare ovviamente all'ultimo punto. Quindi ragazzi, guardate, arrivo nell'ultimo punto. L'ultimo punto lo lavoriamo sempre con 2 asole, ok? Solo l'ultimo punto per individuarlo bene dopo, ok? Giriamo, vedete, il lavoro e iniziamo le maglie basse. Quindi di nuovo anche su questa riga, di nuovo una riga di maglie basse. Adesso dovete proseguire come l'altro lato, quindi lavoreremo le prime 3 righe di maglie basse semplici avendo i 20 punti. Dalla quarta riga in poi iniziamo con il giro di diminuzione, quindi quarta riga diminuzione, quinta no, sesta riga di diminuzioni, 7 no, 8 diminuzioni, 9 no, 10 diminuzioni, l'11ª no. Quindi iniziamo con 20 righe, ma sull'ultima riga, all'11ª, avremo 12 maglie basse, quindi andate a proseguire. Una volta vedete che io ho terminato anche l'altra parte perfettamente uguale, avremo le 2 cupoline che devono andare, vedete, a combaciare e a chiudersi tra di loro. Io ho fatto anche la versione, vedete, leggermente più bassa,
e ho attaccato la mia cerniera con della colla per tessuto, che poi vado a fermare ovviamente anche con il filo di nylon. Perché uso questa tecnica? Allora, è una tecnica personale, quindi vuol dire che chi non ha difficoltà con il cucito può tranquillamente andarla a cucire ovviamente e basta. Io lo faccio per evitare le grinze, perché purtroppo per chi non è tanto esperta nel cucito, quando si va a mettere la cerniera si fa un drappeggio sulla cucitura, insomma, e quindi si vede ed esteticamente è brutta. Invece fare in questo modo, vedete, non si vedrà nessun drappeggio, e dopo, se vogliamo andare a fissare bene i bordi, lo facciamo tranquillamente con ago e filo. Io lo faccio con il filo di nylon. In questa maniera qui non solo la nostra chiusura sarà doppiamente salda, diciamo, quindi perché abbiamo sia la colla che la cucitura, ma in più vedete avrà questa morbidezza che in genere non si ha quando si va a cucire, vedete, direttamente all'interno. Quindi ho steso bene bene, vedete, qui fa il drappeggio, perché se avremmo cucito direttamente viene questa grinza, invece quando l'ho stesa con la colla e l'ho fissata, vedete, non lo fa. Quindi adesso andiamo a posizionare prima la cerniera con la colla e poi dopo, se desideriamo rinforzarla, andiamo a dare anche qualche punto. Allora ragazzi, io per fissare prima la cerniera vado ad usare questa colla. Questa è una colla molto comune che si trova in tutte le ferramenta, quindi io uso questa colla. Che cosa faccio? Inizio prima da un lato, fisso prima un lato utilizzando, vedete, queste pinze che io personalmente le ho trovate nei reparti dove hanno accessori per ufficio, anche i cinesi ce le hanno, vedete, che mi permettono di fissare bene la cerniera e poi la lascio per parecchie ore. Di solito lo faccio la sera e così l'indomani la colla si secca e si aderisce bene al mio borsellino. Allora, la prima cosa che faccio, apro la cerniera in questa maniera qui, vedete, e vado a mettere della colla sulla cerniera, quindi sul lato della cerniera. Iniziamo da questo lato, vado a stendere, vedete, bene bene sulla cerniera la colla. Ovviamente, ripeto, per chi è capace di cucire senza problemi può evitare la colla per tessuto. Ovviamente questa è una colla per tessuto, chiaramente. Ci sono tanti sistemi per chi non sa cucire. Allora, prendiamo, vedete, il nostro borsellino e inizio dalla parte, ovviamente, questa qui, dove ho il verso del borsellino. Quindi scendo un pochino, vedete, un pochino più giù, ovviamente, in questa maniera qui, scendo così e inizio a stendere la cerniera, vedete, la stendo così in modo che non drappeggi, perché come vi ho spiegato lo scopo è proprio questo, e inizio a fermare. Quindi dopo, vedete, vado a fermare anche qua, ovviamente. Ovviamente con la telecamera è tutto più difficile, con la telecamera davanti, però vi assicuro che non è complicato. Quindi andiamo a posizionare la cerniera man mano, anche qui vedete, piano piano faccio così. Ovviamente deve uscire, ricordiamoci che poi deve scorrere il cursore, quindi rimaniamo sempre un po' di spessore man mano che andiamo ad aderire con la colla al tessuto, quindi al cordino in questo caso. Quindi stendo, vedete, la colla, ma stendo pure la cerniera, così, vedete, facciamo in modo che e arriviamo ovviamente fin giù. Dobbiamo essere abbastanza veloci perché questo tipo di colla secca in fretta, quindi se non siamo veloci dopo bisogna metterne un altro po'. Quindi vedete, io fisso qui, vedete, stendiamo bene, ecco, guardate, e vado a mettere un altro, vedete, bloccato quasi per la maggior parte. Adesso ovviamente dobbiamo arrivare fin giù,
sono arrivata, vedete, fin giù. Assicuriamoci che i denti della cerniera fuoriescano ovviamente, e poi andiamo a distanziare gli affarini in modo che stringano bene. Ecco, qui abbiamo stretto, vedete bene, scusatemi se mi allontano, non lo faccio apposta ovviamente, ed ecco qui. Chiaramente potete usare anche delle mollette del bucato, se non ne avete abbastanza di questo oppure non li trovate. Io adesso qua vado a fissare con una molletta da bucato perché non ne ho più, e lasciamo seccare la colla per 6-7 ore, quindi un bel po'. Io faccio seccare, dopo che avrò fatto seccare ovviamente la colla andrò a fissare anche l'altra parte. Quindi ragazzi, come potete vedere, io ho terminato, vedete, di attaccare la mia cerniera, quindi vado ad aprire in questa maniera qui e vi faccio vedere il risultato. Ovviamente io ho preferito dare anche qualche punto, vedete, qualche piccolo punto con il filo di nylon. Chiaramente io vi ho fatto vedere come si può attaccare con la colla, quindi la colla per tessuto che uso io, però è chiaro che per chi non ha difficoltà è sempre meglio andare a cucire. Però questa colla che uso è proprio una colla per tessuti, quindi volendo potete anche usare solo questa, però io per sicurezza vi volevo far vedere entrambe le lavorazioni, e quindi ho fatto, insomma, ho messo la colla, visto che vi faccio vedere sempre invece come cucire, questa volta insomma ho fatto così. Quindi la colla, vedete, questo qua è questo tipo di colla qua che si usa nelle ferramenta, però vi ripeto, se voi siete capaci di cucire, io preferisco sempre che si vada a cucire. Niente, io vi ringrazio di seguirmi come sempre, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per seguire il seguito, farò anche una borsa insomma in abbinamento con questo cordino. Io vi saluto, al prossimo tutorial.